In questo video vi faremo vedere come far mangiare una famiglia di 4 persone per un giorno intero con 20 euro di spesa. Direi anche con meno di 20 euro e andiamo con la spesa. E mentre faccio la spesa, voi iscrivetevi al canale e mettete un like per supportare il nostro canale. Allora, ho preso 2 litri di latte, meno costose possibile. Ho preso 1 chilo di farina, 1 chilo di zucchero, l'amido di mais, una baguette, 3 zucchine, dell'insalata iceberg, del prosciutto cotto, 2 filoni di formaggio a cera, come si chiama? Tipo Super, primo prezzo proprio la marca Land, ok? Certo. Le uova. E un petto di pollo, 600 grammi di petto di pollo. Ok, e non utilizzeremo tutto. Ovviamente alcune cose sì, alcune no, quindi dobbiamo rifare il calcolo. Bene, passiamo alla prima ricetta. Oggi faremo le crespelle ripiene con prosciutto e formaggio, con una besciamella light. Passiamo agli ingredienti. Gli ingredienti per le crepe: 500 grammi di farina, 3 uova, 1 litro di latte, 2 cucchiai da minestrone di olio di girasole e un pizzico di sale. Per quanto riguarda la besciamella avremo bisogno di 1 litro di latte, un pochino di sale, 100 grammi di amido di mais. Per il ripieno avrete bisogno di 200 grammi di prosciutto cotto, 200 grammi di formaggio alla vostra scelta. Per ottimizzare i tempi io vi consiglio di fare la base per le crepe il giorno prima e fare già tutte le vostre crepe, e ugualmente per la besciamella è meglio farla il giorno prima in modo che così la lasciate in frigo e si raffredda, perché deve essere un po' più dura rispetto a una besciamella classica. Partiamo con il procedimento. Per la base delle crepe uniamo 500 grammi di farina, un pizzico di sale, le 3 uova, l'olio e il latte. E ci aiutiamo delle fruste. Ecco l'impasto pronto, va fatto riposare, è sempre meglio, più riposa e più belle e morbide verranno le vostre crepe, quindi per quello vi consigliavo di farlo l'impasto il giorno prima. Ho già il mio impasto pronto, vi faccio vedere adesso come si fanno le crepe. Se questo video ti sta piacendo, condividilo e scrivimelo nei commenti. Una volta spennellato con un pochino d'olio aspettiamo che la padella si riscalda e faremo la nostra crepe. Ma guarda com'è bella liscia quando la riposate. Se la prima crepe non viene come volete è normale. Allora, per quanto riguarda le crepe io le ho preparate prima, quindi ve le faccio vedere, e adesso passiamo alla besciamella per il ripieno. Mettiamo a bollire 1 litro di latte, quando bolle spegniamo il fuoco e aggiungiamo la maizena setacciata. Ecco la nostra besciamella fredda, la sto ammorbidendo un pochino. Per quanto riguarda la besciamella, se la fate come noi con farina e maizena e che vedete che è un po' troppo solida, potete aggiustare con un po' di latte e dovete avere un composto un po' così. Però dovrebbe essere più liscio. Allora, con la maizena vi viene così, se invece lo fate burro e farina viene più liscio. Aggiungiamo il prosciutto cotto e il formaggio. Adesso vi faccio vedere come riempirla e chiuderla.
padella ho aggiunto una noce di burro, ma voi potete metterci l'olio. Se non avete tempo di farle in padella, mettete tutto in una teglia a forno caldo e le fate riscaldare tutte insieme. Per fare rosolare le vostre crepe basteranno circa 4-5 minuti per lato per avere un aspetto ben dorato. Ed ecco qua un piatto per una persona, quindi 2 crespelle vanno più che bene. Nel complesso ne farete 8-10 di crepe salate. Noi abbiamo aggiunto un po' di insalata perché non c'è la verdura, ma l'insalata va sempre bene. Non posso non fare l'assaggio. Oh, fermo, no, aspetta. Dai. L'assaggio lo faccio io. Ma ho lavorato tutto e tu ti prendi solo il merito. Vabbè, ma non ho capito. Assaggiamo insieme. Vabbè, assaggiamo insieme. 10 del mattino, crepe. È troppo grande, scusami. Io la taglio. Rispetto a quello che compri nel supermercato, tipo, non per lanciare marca, ma tipo Sofficini. Posso dire una cosa? Da buon italiano, per me le crepe sono con la besciamella, il grana e gratinati in forno. Ma devo dire che anche così, un po' tostate con il burro, sono veramente buone. A me piacciono, tanto è una vita che non le mangiavo. Quello lì era la mia metà, però. Questa è quella piccola mia. No. Questa era la piccola mia, tu l'hai mangiato tutto d'un colpo. Complimenti. No, non lo cambierò mai. Cosa ce ne facciamo noi di queste crepe? Le potete farcire dolci. È ideale per una colazione e per la merenda, con dello semplice zucchero. Se no, potete prendere la pâte à tartiner, la crema spalmabile, la marmellata, zucchero e limone. E così, in un colpo solo, avete fatto sia il pranzo che la merenda. E adesso passiamo alla cena. Andremo a fare una millefoglie di pollo e zucchine. Vediamo subito gli ingredienti. Ci servono 600 grammi di petto di pollo, 3 zucchine grosse possibilmente e 300 grammi di galbanino. Molto semplice. 3 ingredienti. Ora vediamo il procedimento. Quello che dobbiamo fare è comunque tagliare tutto a fette. Come avete visto, il galbanino l'ho tagliato a fette. Adesso andremo a tagliare il nostro petto di pollo. Gli togliamo in mezzo il nostro ossicino. Ora, la cosa importante del petto di pollo è di fare delle fette belle fini e possibilmente il più largo possibile. Quindi vi faccio vedere un po' come fare. Qui che abbiamo il filettino, lo apro, trac, faccio un taglio così, poi faccio questa cosa, ok? Poi qui devo andare a fare tante fette basse, quindi metto la mano sopra. Una volta che abbiamo tagliato il pollo bello fine, passiamo alle nostre zucchine, anche loro da tagliare belle fine. Se avete una mandolina, tanto meglio, però mi raccomando, fatele fine perché devono cuocere velocemente. Altrimenti potete usare un semplice per la patate. E voilà, abbiamo tagliato le nostre zucchine. Il formaggio non vi ho fatto vedere come lo tagliamo, ma è molto semplice, fatelo così. Se volete mettere altri formaggi già tagliati a fette, potete mettere l'Emmental piuttosto che la scamorza affumicata. Noi abbiamo scelto il galbanino, il nostro petto di pollo, e adesso in una teglietta piccola vado ad alternare gli strati aggiungendo un po' di sale. Quindi metto un pochettino di olio sulla mia teglia, così non attacca, lo spalmiamo per bene. Tac. E poi andiamo a fare gli strati.
E voilà signori, la nostra millefoglie di pollo e zucchine è pronta per essere infornata. Scaldiamo bene il forno a 180 gradi e cuociamo per 20-25 minuti. Allora ragazzi, la nostra millefoglie è pronta. Piccola parentesi, è uscita un po' d'acqua. Perché? Pollo, zucchine, è normale che rilasci un po' d'acqua. Vi faccio vedere. Vedete? È uscita un po' d'acqua. Semplicemente la tolgo, cioè la vado a svuotare un pochino. Poi quello che faccio è andare a tirarla fuori. La sformo, comunque ha ridotto un po'. La porto sul mio piatto. Guardate che bella. Ok, adesso semplicemente andiamo al taglio e vediamo se è uscita come dovrebbe uscire. Ma che bella, cioè viene fuori un bel piattino, eh. Guardate qua e voilà, bello filante. Diciamo che l'unico un po' inconveniente di questo piatto è appunto il fatto che rilascia dell'acqua, però è veramente bello. Sarà anche buono? Andiamo all'assaggio. Vieni anche tu a assaggiare, dai. Allora, a dire la verità ragazzi, ho dimenticato il mio ingrediente segreto, gli aromi per arrosto. Secondo me gli davano ancora un tocco in più, però fatemi sapere nei commenti se la fate, se la conoscete, se avete delle varianti magari, se voi la fate diversamente. Importantissimo ragazzi, le zucchine devono essere fini, altrimenti non cuociono e il piatto non viene. Ha giudicato, che buono. Ora, questo piatto normalmente è abbastanza completo, c'è le verdure, c'è le proteine e quant'altro. Se vi ricordate bene, nella nostra spesa avevamo anche preso una baguette. Quindi semplicemente questo piatto la andiamo ad accompagnare con un po' di pane. Poi abbiamo sempre il ceppo di insalata, che se magari non l'avete mangiato tutto a mezzogiorno e quant'altro, potete anche utilizzare quello come contorno. Per oggi è tutto, spero che questo menù vi sia piaciuto. Ma quanto abbiamo speso per questo menù giornaliero? Tu lo sai, 16,42 €, quindi per un menù da 20 potevamo anche aggiungere... Osare un po' di più. Ecco. Sì, Essendo che è stato il primo non abbiamo voluto esagerare. Ovviamente vabbè, tutto quello che abbiamo preso non abbiamo consumato tutto, quindi abbiamo calcolato solo quello che abbiamo utilizzato. Esatto. Questo format è il format dove vi raccontiamo come far mangiare la vostra famiglia con 20 € per un giorno. Lasciate un like per farci capire che questo format vi piace, così lo porteremo sempre più in alto. Adesso ci è venuta una certa fame. Famiglia! A tavola!